Buongiorno a tutti, amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Tanti temi da trattare e da analizzare oggi. C'è lo stop, la mancata idoneità sportiva per Calaili, le parole di Kivu e Marotta che non andremo naturalmente a riprendere integralmente, ma ci concentreremo su una dichiarazione in particolare di Kivu e un paio di dichiarazioni di Marotta. E poi c'è da analizzare, ecco, quali possono essere adesso le mosse dell'Inter, da analizzare anche i tanti profili che sono stati accostati all'Inter per costi, età, caratteristiche, ecco, per capire quale sarebbe la scelta migliore. E andremo poi a citare anche due idee alternative che guardano più al futuro. Andiamo con ordine, partiamo appunto dalle ultime dei quotidiani sportivi e naturalmente io vi ricordo un bel like al video, iscrizione al canale che danno sempre un grandissimo supporto. La Gazzetta dello Sport scrive Inter voglia di bis, l'urlo di Kivu vinciamo ancora, Marotta lo esalta. Ecco, partiamo proprio dalle dichiarazioni di Christian Kivu che vengono riportate sia dalla Gazzetta dello Sport che naturalmente anche dal Corriere dello Sport, dove leggiamo Kivu riparto da zero, guardo ai nuovi obiettivi, non a quanto è stato fatto, abbiamo ancora fame. La dichiarazione però sulla quale voglio concentrarmi è quando gli viene chiesto di Diouf. La domanda è: Diouf riparte come esterno o centrocampista? La risposta di Kivu: io ho questa pazza idea di farlo diventare quinto. L'ha fatto vedere in alcune partite per la sua spensieratezza e coraggio, soprattutto quando vede la porta negli ultimi 20 metri, come in semifinale contro il Como quando ha creato caos nella loro difesa. Io, sinceramente, temo questa dichiarazione e spiego anche il perché. Un allenatore che dice a questa pazza idea probabilmente insisterà per mostrare che, ecco, che la sua idea è valida, non per presunzione, ma perché lui è convintissimo che Diouf possa essere un quinto. La spiegazione però mi convince poco, perché lui dice che negli ultimi 20 metri porta Scompiglio, ha portato Scompiglio nella semifinale col Como. Certo, però questa è la descrizione di quello che può essere un uomo in più nella rosa, quindi quel calciatore da inserire quando la partita è bloccata, quando non riesco a sbloccare il risultato, quando ho bisogno, ecco, di andare a creare scompiglio magari anche negli ultimi 20 minuti, mezz'ora, soprattutto con le squadre che si allungano. Ed in effetti è lì che poi Diouf ha fatto la differenza, col Como quando c'era da recuperare il risultato, col Bologna quando l'Inter era sotto nel risultato e le squadre si erano allungate. Però se io vado a valutare Diouf, devo valutarlo anche per esempio nel primo tempo di Bologna, devo valutarlo con una situazione di 0-0 ed è lì che forse può avere qualche difficoltà nel posizionamento e nella fase difensiva, nel dare ampiezza perché si trova a piede invertito, nel dare profondità che, ecco, magari può anche darla la profondità, ma sarà costretto a rientrare sul piede forte. Per queste motivazioni io non ritengo Diouf un ottimo quinto. Poi, se Kivu insisterà, mi auguro di sbagliarmi, ma ad oggi io non lo vedo un quinto e la spiegazione, insomma, non solo non mi convince, ma soprattutto mi preoccupa la pazza idea perché secondo me lo vedremo spesso in quel ruolo. Proseguiamo anche con le altre dichiarazioni e andiamo alle dichiarazioni di Marotta invece. Marotta torna sul caso, Palestra si era impegnato. Ecco, praticamente c'è stato un attacco al procuratore di Palestra. Leggiamo il virgolettato. Il caso Palestra è frutto di un ripensamento del giocatore che legittimamente è venuto meno ad un impegno preso il mese precedente. Il suo agente poteva magari avere anche un ruolo di maggiore consistenza per indicare la strada da percorrere per il giocatore. Ha scelto questa strada, quindi noi ci siamo dovuti arrendere e il ragazzo è andato in un campionato contro cui non siamo competitivi. Ecco, Marotta punta il dito contro la gente ed era un po' chiaro a tutti che, insomma, la gente era chiaro che avesse lavorato un po' anche alle spalle dell'Inter, avesse lavorato per ottenere il maggior guadagno. In serata c'è stata però anche la risposta dell'agente di Palestra che ha sottolineato che Inter e Atalanta non avevano mai trovato un accordo definitivo, sappiamo si dovevano comunque accordare quantomeno sui bonus, e che le due società erano entrambe a conoscenza dell'interesse del Chelsea. Ora io dico, queste le parole di Marotta sono parole di chi è risentito da come è andato l'affare, però chiaramente è anche una situazione in cui ci hanno guadagnato la gente, ci ha guadagnato il calciatore, ci ha guadagnato l'Atalanta, la gente fa il suo lavoro, quindi è chiaro che lui cercherà sempre di trovare l'accordo migliore per ottenere uno stipendio migliore per il suo assistito, per ottenere più commissioni. Il calciatore stesso ha accettato comunque uno stipendio molto più alto, l'Atalanta ha ottenuto ciò che chiedeva. Insomma, sono normali dinamiche di mercato, secondo me. Poi
chiaramente possiamo parlare dell'accordo, della parola data di un procuratore che poi ha portato un'offerta migliore, però sappiamo sono dinamiche che si vedono tantissimo nel mercato, anche se andiamo a ritroso negli anni precedenti. Il punto qual è? Che per il tempismo sul palestra ha portato comunque adesso ad avere delle difficoltà. Ecco, io già ad inizio giugno, quando l'affare palestra sembrava non dovesse sbloccarsi, avevo sottolineato questo aspetto, che il tempismo è fondamentale. Perché? Perché magari si può perdere qualche obiettivo, perché i prezzi sarebbero schizzati verso l'alto, e appunto avevo ricordato ciò che successe nell'anno del mancato ritorno di Lukaku, e soprattutto c'era la vetrina del mondiale. Purtroppo è proprio quanto si sta verificando, quindi con prezzi che tendono a salire e soprattutto con squadre che sanno che l'Inter è un po' alle strette, deve obbligatoriamente prendere un quinto e quindi chiaramente cercano qualcosa in più. È la stessa situazione quando Lukaku non tornò definitivamente all'Inter e quindi ogni attaccante che l'Inter andava a cercare i prezzi schizzavano verso l'alto, si partiva praticamente dai 35-40 milioni a salire anche per profili piuttosto modesti. Proseguiamo con le altre dichiarazioni e ci concentriamo anche un po' più sul tema tecnico. Qui c'è una dichiarazione di Marotta e dice: per il secondo anno chiuderemo il bilancio in maniera soddisfacente, ma anche 2 trofei importanti. Bisogna avere fantasia sul mercato, ma non vuol dire che la società non darà l'ok a investimenti. Dobbiamo stare attenti ai costi. Mi riferisco agli ingaggi dei giocatori, alle figure degli agenti. E poi dice: sono contento che l'Inter abbia Kivu. Ecco, questo secondo me è un punto importante dell'intervista di Marotta, dove dice: non significa che la società non darà l'ok agli investimenti, però bisogna stare attento ai costi. Ed è proprio quello il punto, quello che, ecco, noi ne avevamo parlato spesso. L'Inter non ha un problema di andare a prendere un calciatore per il cartellino, quindi un problema di liquidità, e che tende a non aumentare i costi a bilancio. E infatti è per questo che poi si va a guardare sia la cifra del cartellino, sia l'ingaggio lordo, netto o lordo ovviamente, e per questo non si va tanto sui parametri zero, che spesso poi chiedono un ingaggio superiore rispetto a quello che invece chiede un calciatore quando vai a pagare il cartellino. Ecco, è un po' questa il senso. Però avere fantasia sul mercato, ecco, avere, io direi, più creatività sul mercato, quindi essere lungimiranti, arrivare sui calciatori prima degli altri, può far la differenza, ed è quello che deve, secondo me, fare l'Inter. Proseguiamo sugli altri articoli di giornata e poi, ecco, andiamo proprio a concentrarci sul perché dico che l'Inter deve essere lungimirante. Leggiamo qui: Calaili, lo stop è definitivo, 2 è dura, c'è anche Spence. Niente idoneità per l'israeliano che si sfoga citando il Corano, muro dello Strasburgo per l'ivoriano, piace l'inglese ex Genoa. Il Corriere dello Sport in prima pagina: Inter ora 2, pressing sullo Strasburgo. E sempre il Corriere dello Sport scrive: Calaili no, l'Inter vira su 2. Ecco, partiamo dalla Calaili, mancata idoneità sportiva. Chiaramente è una legge molto divisiva, però sulla quale l'Inter non può fare nulla. È una legge divisiva perché magari rappresenta anche un po' un paradosso. Tutti i calciatori che non ricevono l'idoneità sportiva in Italia non finiscono per salvaguardare la salute, ma finiscono per giocare all'estero. È il caso di Bove, è il caso di Eriksen, sarà sicuramente anche il caso di Calaili. Ecco, in questo senso io non sono contro la legge italiana, però chiaramente bisognerebbe trovare un punto d'incontro per uniformare il tutto, magari dare un limite entro il quale, ecco, quando ci sono dei bassissimi rischi, magari il calciatore può prendersi la responsabilità. Non escludo una situazione del genere, però ad oggi rappresenta un po' un paradosso quello che in Italia non possono giocare, ma vanno tranquillamente a giocare all'estero, quindi comunque assumendosi tutti i rischi del caso. Detto questo, la legge ovviamente non può essere cambiata e nessuno prenderà la briga di cambiare una legge del genere, e quindi ovviamente bisogna trovare dei rimedi a questa situazione che non ha creato l'Inter. I rimedi però tocca all'Inter trovarli. E il punto qual è? Che ad oggi vengono proposti tantissimi nomi all'Inter. Sono nomi che alcuni hanno costi molto elevati, perché per il discorso che facevamo prima
c'è una tendenza adesso ad aumentare il prezzo perché l'Inter è alla ricerca disperata di un quinto. L'Inter sanno che l'Inter era pronta a fare un'offerta importante per Palestra e quindi non ha un problema di liquidità e chiaramente quindi alcuni nomi sono difficili proprio da raggiungere per i costi. Uno è quello di Rierson. Rierson è l'esterno, il terzino, insomma, del Borussia Dortmund, 28 anni. Il punto è che Rierson, secondo me, ha pochi margini di miglioramento vista l'età, ha un costo altissimo ed è il principale punto che praticamente chiude la possibilità prima ancora di intavolare una trattativa e non è da sottovalutare un aspetto, non ha l'imprevedibilità che magari può portare un altro profilo, non ha la fisicità di Dui. È un profilo, diciamo così, equilibrato, di grande spinta, di intensità di corsa, però come detto costi altissimi e secondo me pochi margini di miglioramento. C'è poi Wanderson che anche lui è stato accostato all'Inter, 25 anni, secondo me il problema è che non ha grande incisività offensiva e soprattutto ha poco fisico, magari nei duelli aerei fa fatica e costi che sarebbero secondo me intorno ai 20 milioni, ma è un nome che scalda poco l'Inter. C'è poi il nome di Spence, che abbiamo letto anche sui quotidiani. Spence ha 25 anni, è ex Genoa, quindi conosce anche il nostro campionato, adesso in forza al Tottenham. Anche lui non è un nome che mi esalta particolarmente perché ha tanta corsa, magari anche dribbling dove sfrutta più la corsa che una vera e propria qualità tecnica, non ha una tecnica eccezionale e soprattutto ecco, punta sull'aspetto fisico, sull'aspetto aerobico e non ha grande tatticismo, ecco, la fase tattica, la fase di non possesso secondo me può essere un problema per Spence. Vedo più un calciatore di corsa e con costi che comunque non sarebbero bassissimi, quindi chiaramente anche lì costi importanti, ma non un calciatore che mi porta poi effettivamente ad alzare l'asticella e quindi non è un nome che mi interessa particolarmente, mi esalta particolarmente. C'è poi l'altra soluzione, quella di Molina. Magari adesso qualcuno dirà non, non ti colpisce nessuno, no, che lasciamo dopo quello che io farei e quali sono i nomi sui quali punterei. Molina ha 28 anni, è un calciatore che darebbe sicuramente delle certezze, però mi sembra una scelta conservativa, nel senso che Molina magari prende il ruolo di quinto dell'Inter, dà delle garanzie, sicuramente. Fa dei disastri? No, assolutamente, non mi aspetterei dei disastri, mi aspetterei un buon contributo. Il punto qual è? Perché io dico che sarebbe una scelta conservativa. Prendendo proprio spunto dalle parole di Marotta che ha parlato di fantasia sul mercato, io dico più lungimiranza, più idee devono esserci sul mercato, ecco l'Inter in questo momento deve, secondo me, fare una scelta, deve un po' osare sul mercato, nel senso che non andrei a prendere un calciatore di 28 anni che so che può assicurarmi la prestazione, ma che non mi alza nettamente il livello. Preferirei più prendere un calciatore sotto i 25 anni, che quindi ha margini di miglioramento, e io posso pensare di andare a ridurre il gap con le big d'Europa perché il calciatore ha margini di miglioramento, può esplodere, può essere che su quel calciatore sono stato lungimirante e quindi io così posso colmare il gap con le big. Quando vado a prendere un profilo da 27-28 anni, ho principalmente due strade. O prendo il profilo conservativo, che è quello che può permettersi l'Inter per i costi che vuole assumersi, che vuole o che può assumersi, e quindi sarà un profilo conservativo, un profilo che mi assicura nell'immediato la possibilità comunque di continuare a vincere in Italia, la possibilità di avere un buon profilo, ma non mi va a colmare almeno una parte del gap con le big. Oppure c'è l'altro tipo di profilo, il calciatore che già si è formato, quel calciatore che alza nettamente l'asticella, che può colmare magari o può ridurre il gap, però poi a costi troppo elevati. E quindi alla luce di questo, piuttosto che andare su una scelta conservativa, andrei su una scelta di un calciatore più giovane, con margini di miglioramento, che oggi magari ha un costo, ma fra 2 anni può essere che è esploso e ovviamente non ci affidiamo al caso sul può essere che è esploso, ma bisogna valutarne bene le caratteristiche, bisogna capire cosa si cerca da quel profilo e poi ecco si va appunto a scegliere il calciatore sul quale magari si è già valutato che fra 2 anni può aiutarmi a portarmi ad un livello superiore. E quindi io cosa farei in questo momento? Principalmente due strade andrei a percorrere. Una quella che porta proprio a Guela 2,
a costi alti, ma secondo me non sono costi inaccessibili per l'Inter. Perché anche sui quotidiani di oggi si parla di una cifra superiore ai 30 milioni. Io direi anche una cifra di 40 milioni più qualche bonus più una percentuale sulla futura rivendita. È un costo alto, ma non è un costo che l'Inter non può assumersi in questo momento. Anzi, secondo me è un costo che l'Inter dovrebbe assumersi e qui entra in gioco la valutazione dei rischi sull'investimento. Molto spesso cosa viene fatto? Nella valutazione dei rischi si dà più un peso finanziario e quindi si va a valutare che il calciatore non deve avere costi superiori ai 10 milioni annui tra ammortamento e ingaggio lordo, però si dà a volte poca importanza all'aspetto tecnico. È quello che per esempio lo scorso anno è stato fatto con Diouf e io direi anche con Luis Enrique, che non sono due calciatori scarsi, ma sono calciatori poco adatti per quello che serviva all'Inter. Soprattutto Diouf, l'Inter va a trattare prima con e poi prende Diouf, perché magari dal punto di vista finanziario rappresenta un rischio minore, però dal punto di vista tecnico non mi dà nulla e quindi anche quel rischio minore poi si rivela un errore reale, un problema può rivelarsi, perché magari avrò un calciatore che sì, pesa poco a bilancio, sì, magari dove io con 18-20 milioni posso ottenere, posso ecco, evitare anche una minusvalenza, ma un calciatore che non avrà mercato, un calciatore sul quale non punterò, un calciatore che devo reinventare in altri ruoli. E quindi ecco, su questo arriviamo al punto quando dico che secondo me bisognerebbe valutare bene il rischio tra quello finanziario e quello tecnico. E Marotta e Ausilio mi sembrano due figure adatte per valutare questo tipo di rischio. Al di là poi di tutti i limiti e di tutte le critiche che possiamo fargli, però ecco, bisognerebbe comunque andare a valutare quel tipo di rischio ed in questo momento l'Inter ha bisogno di un quinto titolare, Guela Doué rappresenterebbe sì un costo elevato, ma un rischio dal punto di vista tecnico secondo me non così elevato, perché ha tutte le caratteristiche che servono al quinto dell'Inter. È giovane, ampi margini di miglioramento, ha corsa, fisico, ha una buona tecnica, può migliorare dal punto di vista anche dell'incisività offensiva e ha un aspetto difensivo comunque valido. Quindi per me rimane quella la scelta migliore, anche se l'Inter ecco, deve assumersi un investimento superiore. Poi c'è un'altra direzione invece che potrebbe prendere l'Inter ed è quella di puntare su un tipo di quinto diverso, quindi magari uno meno fisico ma più tecnico, più di spinta e in quel caso torniamo ad un nome che io ho fatto già da tempo quando valutavamo le alternative a palestra ed è quello di Ghivairo Red, che mi porterà meno fisicità rispetto a Doué, ma più spinta, più dribbling, anche un pizzico di imprevedibilità in più, oltre al fatto che rimane un calciatore che comunque riesce ad abbinare sia la fase di spinta che la fase difensiva. Ovviamente ha meno fisico e meno alto di Doué, quindi andrò a chiedergli un tipo di lavoro diverso. Ecco, se l'Inter vuole mantenere la struttura tattica, parlo di sviluppo ovviamente, non per modulo in sé, meglio puntare su due, fare l'investimento, rischiare poco. Oppure, se si vuole cambiare, si punta sul Red, che avrebbe un costo di circa, penso, 30-35 milioni, magari 30 più bonus. È un calciatore di 20 anni, quindi con ampi margini di miglioramento che può esplodere. È un calciatore che comunque mi porta un buon vantaggio. Cosa spero che non accada? Quello che accadde con l'operazione Arnautovic. L'Inter perse Lukaku, si trovò praticamente senza idee in quel momento, perché effettivamente l'Inter è un po' una situazione forse simile, dove non c'erano idee, dove i prezzi erano già schizzati verso l'alto perché non ci si era mossi con anticipo e quindi alla fine si trovò la toppa Arnautovic, quel calciatore a fine carriera giusto per riempire quel vuoto lasciato da Lukaku, ma oggettivamente quel tipo di operazione ad oggi, secondo me, porterebbe a fare dei passi indietro. Ecco, se l'Inter deve andare a spendere 20 milioni, per esempio, per un calciatore che non può darmi nulla in più a quello che ho, che può portarmi soltanto un'idea conservativa, ma non può alzarmi l'asticella, non ha ampi margini di miglioramento, ecco a quel punto non avrebbe senso. A quel punto meglio andare a puntare su un calciatore un po' più giovane e a quel punto facciamo una scommessa che non è l'idea migliore, sia chiaro in questo momento, non dico prendiamo uno sconosciuto, però se devo prendere un calciatore in stile Arnautovic, a quel punto preferisco più osare, vado a prendere un calciatore dal costo basso che però almeno ha mostrato delle caratteristiche che potrebbero permettermi ecco, di fare anche un salto di qualità. Oppure, e qui arriviamo alle due idee che dicevo alternative, posso valutarle
come appunto riserva, perché per me l'Inter ad oggi neanche non ha un quinto, ecco, in squadra, perché Diouf, lo dicevo all'inizio del video, non è un quinto, perché Luis Enrique non è un quinto. E quindi arriviamo a quelle che sono delle idee alternative sui profili giovani. Uno è The Rove, ne abbiamo parlato ampiamente, ne abbiamo parlato anche nella live di ieri, è il terzino del Bran. Qui vediamo già dei numeri interessantissimi sui percentili. È un calciatore di grande corsa, bravo nell'uno contro uno difensivo, nel contrasto fisico, è un calciatore tecnicamente anche valido, usa entrambi i piedi. Bisognerebbe migliorarlo solo nella parte tattica e nelle letture difensive. Però parliamo di un profilo giovane, parliamo di un calciatore di 21 anni. Quindi qui è di un costo molto limitato, parleremo di un costo di magari di 7, 8, forse 10 milioni, ma non di più. Quindi nel momento in cui anche prendo un quinto titolare, magari punto su due, riesco a cedere Luis Enrique, il che non è affatto scontato, posso andare a puntare su questo tipo di profilo. Che dici, ma De Rove sconosciuto è superiore a Luis Enrique? È un quinto, c'è un passo in avanti, è un esterno, è uno che può essere perfettamente utilizzato da quinto e questo già è un grande passo in avanti. E poi c'è un nome praticamente a bassissimo costo ed è davvero uno sconosciuto, Sabine Hansen. È un calciatore, come vediamo, di 20 anni. Perché dico, ecco, valore di mercato di SofaScore addirittura 580.000 euro. Perché dico che è quel profilo sul quale si può puntare. Poi magari, ecco, arriva, si può puntare tra prima squadra e under 23 se non convince subito per la prima squadra. Però secondo me è quel tipo di profilo che può portare poco rischio e tanto rendimento. Altezza, quindi ha la fisicità che può garantire un quinto. Lui fa il terzino della difesa 4 nel Randers nel campionato norvegese. Ha grande corsa, quindi vediamo anche per velocità massima, numero di sprint, distanza coperta per 90 minuti. Poi, come dico di solito, la velocità massima è una statistica da prendere un po' con le pinze, però vediamo che comunque ci dà quell'idea di un calciatore rapido. Poi non raggiungerei 35 km/h, raggiungerei 34, ma insomma non è il numero in sé che ci interessa quanto la caratteristica, e ha un'ottima scheda per quanto riguarda, ecco, per esempio palloni recuperati, assist attesi, percentuale di duelli aerei. E tra l'altro, dato che colpisce è che anche per quanto riguarda la parte tecnica ha una discreta tecnica, nel senso che anche dal punto di vista dei dribbling non è un dribblatore nato, sia chiaro, è un calciatore più difensivo che offensivo, però ha gioca a tutta fascia, quindi seppur da terzino della difesa 4 non si preoccupa solo della fase difensiva, spinge anche tanto, ed è un calciatore che spesso troviamo con tanti dribbling tentati e un buon numero di dribbling riusciti, magari non in tutte le partite, però già quell'aspetto di molti dribbling tentati ci dà l'idea di un calciatore che osa, che sfrutta la sua rapidità. E quindi perché dico che potrebbe essere idoneo anche per un futuro, non per prendere il ruolo da titolare? Perché ha fisicità e quindi cosa importantissima per il quinto. Dal punto di vista dei duelli aerei e palloni recuperati è un calciatore all'altezza, ha grande corsa, quindi dal punto di vista della rapidità è valido, e una discreta tecnica, praticamente tutte le caratteristiche che servono per il quinto all'Inter, ed è quel nome che non porta rischi dal punto di vista economico, è quei nomi sui quali l'Inter deve puntare per essere lungimirante e per cercare di colmare il gap, per cercare di avere dei calciatori che poi esplodono. Bisogna lavorare tanto sui profili giovani, quindi scelte meno conservative, osare di più, puntare su profili giovani, valorizzare tanto il reparto scouting. Anche perché ad oggi, e andiamo in conclusione, l'Inter rischia di perdere quello che era un grandissimo vantaggio. Qual era? Quello della continuità sia tecnica che dirigenziale e quello di avere ben chiari quelle che erano le necessità già praticamente 2 mesi fa. Il quinto e il o i difensori, e ad oggi praticamente sta iniziando il ritiro e l'Inter non ha ancora preso questi calciatori. Perché su Palestra si è perso tempo, perché su Calaili magari siamo stati anche un pizzico sfortunati, però insomma è un vantaggio che l'Inter sta dilapidando. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, sia sulle parole di Chivu e Marotta, su Diouf Quinto, ma anche su tutti questi nomi alternativi al profilo di Calaili, e perché no, se anche dal vostro punto di vista sarebbe giusto puntare, magari se proprio non si vuole prendere un nome che
darebbe maggiori garanzie magari puntare su un giovane o puntare su un giovane come alternativa che poi può esplodere e portare tanto rendimento. Insomma, come sempre sfruttiamo la sezione apposita per confrontarci e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.